went to the theatre 2,000 years ago, you were most likely going to see a play by Menander, not Aeschylus or Aristophanes. It was Menander's plays that were the most read and the most performed in antiquity. And they were performed in masks. And after you'd been to the theatre, you would have a small replica of the masks like these to look at and remind you of the power of what you had seen in the theatre. Often, too, people were buried with them. Now, the original masks are lost, but we have the miniatures, and in the museum here in Glasgow, we have some of the very finest from the island of Lipari in Italy. Now, for the first time, the technology exists to image these objects in 3 dimensions, and then to create from the data a full-size mask that can be worn in performance by an actor. The objects themselves are every bit as powerful now as they probably were then. They're ripped out of context, they're taken away from the audience that gave them original life and meaning, and the playwright who produced the work, but the characters themselves are incredibly forceful. You know, when you see the miniature, you see it small. It doesn't hit you in quite the same way, but when it's blown up, you really do get the character coming through. You know, the sculptors themselves obviously knew very, very clearly what they were doing. I don't think there's any doubt about that at all. In this situation, all I've had to do is to take the shell and cast it in a material that would hold the shape, and then build the mask again, put the hairpiece on, and so on. But we've stayed very, very close to the original. It is a very strange feeling to suddenly be in touch with a theatre that is as old as this one was. The feeling of working within a tradition as a mask maker, of discovering the laws within a tradition. And what this does for a mask maker is teach the mask maker about the shapes, the forms. It's a constant process of educating yourself about the nature of contours, shapes, lines, and so on. Sono misteriose, sono piene di fascino, sono antiche e hanno in sé dei semi di universo, hanno in sé il teatro, la storia, il fascino del mistero. Poi sapere che vengono da delle tombe e che sono così cariche di passato, di teatro, non può essere altro che affascinante, insomma. Having brought together a professional mask maker and director, we've come to the International Student Festival at San Miniato to see the masks in action for the first time, and so that the students can have the chance to confront these masks and these texts and discover themselves this lost tradition of European theatre. San Miniato è un territorio del tutto particolare, perché accorrono qua studenti da vari paesi europei e da scuole di qualità, e è un posto magico, come si può vedere, di per sé. Ha questa lunga storia di questo festival e questi studenti sono carichi di voglia di apprendere, carichi di energia e quindi carichi e molto disponibili a un lavoro di ricerca, un lavoro che si comincia e si sviluppa anche imprevedibilmente, anche con sorprese. E quindi era abbastanza un posto giusto per un lavoro di scoperta non del tutto prefissato, non del tutto, come dire, già chiuso in partenza. La maschera, prima di tutto, rivela il vuoto dell'attore, cioè il vuoto di pensiero. Se uno non sta pensando alla cosa giusta, la maschera se ne accorge. E io quindi dovrò cercare la connessione tra pensiero e movimento della maschera, situazione del corpo. La maschera è straordinaria perché necessita di una comprensione, cioè, mentale e fisica. Cioè, uno deve
l'attore che porta la maschera deve essere intelligente, nel senso di capacità di scavare i vari sensi del testo, allo stesso tempo avere un corpo intelligente, un corpo che questi sensi li digerisce in sé e li trasmette come un tutt'uno significativo. Insomma. Questa maschera, vista in un certo modo, ha una notevole purezza, delicatezza, per esempio, soprattutto quando guarda in alto. Poi può assumere, abbassando gli occhi cambia completamente espressione e può diventare, a seconda poi chiaramente messo in un corpo, può diventare sexy, può diventare sensuale, quasi provocante. Se l'angolo di abbassamento però è magari in basso così, mantiene, questa tiene timidezza, pudore, insomma, c'è una notevole ricchezza di possibilità, cambi espressivi. Here in Venice, performers have come from France, Spain and Italy to start rehearsals for a very special production. For the first time, the performers have access to the masks originally designed for their characters. I've been amazed by the sheer speed and quality of their work, the subtlety of movement and the total use of the body, and how quickly they've discovered all the potential of the masks. It's astonishing to think that it's only just a century ago that Menander's plays first came to light. There have been performances, some of them with masks, but none of them with both the exact masks and the expertise in mask theatre that Adriano Juricevic brings to the plays. Because it's only with the right masks, used in the right way, that a piece of mask theatre will really work. Una volta davanti alla maschera si tratta di capirla, di scoprirla, operando un'indagine che consiste nel dedurre da forme, linee, accenti, proporzioni, colori, modo di cogliere la luce, visioni, elementi della natura, suggestioni fisionomiche, richiami zoomorfici, il corpo della maschera e la natura del personaggio che la indossa, con tutte le sue caratteristiche. Innanzitutto il carattere, ovvero la mentalità, lo stato emotivo fondamentale, e quindi dimensioni, posture, dinamiche, pesi, equilibri, voce, comportamenti. Dalla visione si passa ben presto alla pratica. Si indossa la maschera, si mette in azione e si sente e si vede quello che funziona e quello che non funziona. Altro. Giusto. Oh. Qualcuno si avvicina verso di te. Ti minaccia, ti minaccia. Difenditi. Hai paura. Hai paura. Ti fai piccolo. Giù, più piccolo che puoi. E contraiti. Giusto, contrazione. Polpetta, sei una polpetta. Sospira, sì. Macchia nel petto. Il riporto è il pensiero che va al pubblico. Menandro è veramente il primo seme di un certo tipo di drammaturgia, un certo tipo di commedia, questa intima, familiare, conflitti, psicologie. E quindi estremamente stimolante per me, nel momento in cui ho letto Menandro e l'ho affrontato nel fare, scoprire i prototipi di tutta un'altra serie di fenomeni successivi. Ti voglio bene perché sei curioso come me. Allora dimmi, perché devo preparare la cena in casa di qualcun altro? Non c'è cosa migliore per sapere tutto. Allora dimmi. Ma mi devi giurare
Tenertelo perché? Oh, giuro, giuro sugli dei tutti che non ne farò parola con nessuno. I dei mi hanno giocato un bel scherzo. Mi hanno detto, disgraziato, tu sei solo un uomo, gli fai la voce grossa, ti dai arie. E non puoi pretendere il resto. E se non ti piace, non fai altro che darmene indietro e ammetti come prima. Ma non può con la violenza pretendere anche il resto, perché un regalo te l'ho fatto io. E ho finito, ho. Ha finito? Ha finito, sì, non hai sentito? Sei sordo? Bene, ora parlerò io. Parla lui adesso. Quello che mi dite è molto grave e carico di conseguenze. Ciò nonostante, da figlia e da donna sensata voglio ascoltarvi e se avrete ragione, seppure a malincuore, obbedirvi. Ma se ciò che dite per salvarmi non riesce a convincermi, non sarete più considerato padre, ma padrone. Non riesco nemmeno a immaginare come nasconde la vergogna di sua figlia, che oramai è vicina al parto. Non lo capisco. Oramai per me non mi rimane altro che stringermi un cappio al collo e fare di me una maiuscola. Da tempo pensavo di cogliere l'occasione, ma avevo troppo da fare. Siccome e si può, dai, ci divertiamo. Niente basta! Vuoi vendicarti di quello che hai preso? Che ho preso io? Ma vai a farti fottere! Povero me, che guai, non so che fare. La nutrice ha fatto cadere l'anfora nel pozzo. Zeus, Febo, Dioscuri, quanto è bella! Uscendo, mio padre aveva chiesto dell'acqua calda. Amici, cosa devo fare? Donne, uomini, ragazzi, e la Vergine Vittoria, figlia di un padre, amante del riso, si accompagni e ci si approfitta.